sono Angela e ti insegno a parlare italiano. Oggi voglio dedicare questo video all'uso corretto di due paroline che in italiano usiamo tanto in contesti diversi e con significati diversi. Parlo della parola dentro e fuori. Cominciamo con dentro. Prima di tutto voglio dire che dentro è un avverbio. Questo significa che non cambia mai. Il suo significato invece specifico è all'interno. Per questo si sbaglia quando lo usiamo con la preposizione in, perché anche in significa all'interno di qualcosa. Il mio esempio per voi è: guarda il coniglio, è dentro la scatola. Qualche volta puoi aver sentito dire una frase di questo genere: una mamma che cerca suo figlio fuori in giardino e dice: dov'è tuo fratello? E qualcuno risponde: è dentro in casa. Beh, questo è sbagliato, perché come ho detto prima, in casa vicino a dentro non c'è bisogno, it's too much, basta solamente dentro, e si usa in questo caso la preposizione a. La risposta corretta sarà: è dentro a casa. E a questo punto possiamo dire: il nostro dentro si usa in modo corretto quando è seguito da un articolo ed il suo sostantivo, oppure dalla preposizione a, che può diventare articolata al o alla. E per essere sicura di essere stata chiara, vi farò degli esempi. Per questo potrò dire: la camicia che cerchi è dentro il cassetto, il tuo pesce è dentro l'ampolla di vetro, il tuo cappotto è dentro l'armadio, i tuoi calzini sono dentro alla valigia. A me piace comprare i popcorn dentro al cinema. Ti dispiace? E nel caso di questa frase, tuo fratello è dentro la macchina, beh, in questo caso puoi anche dire: tuo fratello è dentro alla macchina. È corretto in ogni caso. Ma ci sono casi in cui il nostro avverbio dentro si fa accompagnare dalla preposizione di, a cui ho già dedicato un video. Quindi potrò dire dentro di. Ma quando però? Solo quando ha bisogno di un pronome personale. Ad esempio, spesso io dico a me stessa: dopo la morte di mia nonna, dentro di me ho sofferto molto. Oppure, nel caso hai uno scambio di idee, diciamo così, stai litigando con qualcuno a cui vuoi bene e che non ti dà mai ragione, alla fine puoi anche dire: dentro di te lo sai di avere torto. Hai capito? Quindi con il pronome personale intendo: dentro di me ho sofferto molto, o dentro di te sai di avere torto. Anche fuori è una di quelle parole che può essere usata in contesti diversi, ma nel caso del nostro fuori possiamo trovarla anche con ruoli grammaticali diversi. Può essere un sostantivo, un avverbio, una preposizione, oppure nel caso in cui accompagna un verbo, beh, in questo caso ne definisce anche il significato del verbo, chiaramente. Ma a noi non interessa tutto questo. E facciamo degli esempi per essere più chiari. Allora, in italiano ci sono espressioni come fuori di casa, fuori a cena. E quindi qualche volta potrai sentir dire: sono stata fuori di casa tutto il giorno. Oppure: stasera andiamo fuori a cena, non voglio stare a casa. C'è anche un altro modo di dire, che però ho ereditato da mia nonna, chiaramente in italiano. Si dice gente di fuori. Quando io andavo in vacanza nel suo piccolo paesino e lei vedeva gente che non conosceva, che non viveva lì in quel paese, mi diceva: questa è gente di fuori, non la conosco. Possiamo anche dare alla parola fuori un uso e un senso quotidiano. Ad esempio, posso dire: ho parcheggiato la bici fuori, di fronte al garage. Oppure puoi dire: ho messo la spazzatura fuori sulla strada, l'ho già fatto io. E poi, come ho detto prima, ci sono tantissimi verbi che si fanno accompagnare dalla parola fuori, danno un valore diverso al significato del verbo stesso. Ma ho scelto quelli che secondo me sono i più comuni, i più usati. L'importante è che voi lo sappiate, questo io credo. Cominciamo con il verbo essere
essere o il verbo stare. Quindi potreste sentir dire essere fuori o stare fuori. Ad esempio, esci con un gruppo di amici, una di loro beve un po' troppo e magari puoi sentir dire da qualcuno: non ci pensare a quello che dice, non lo vedi? Sta fuori. Nel senso che non capisce adesso, non ragiona più, sta fuori. Ma posso fare ancora un altro esempio di vita quotidiana. Torni dalle tue vacanze, rientri al lavoro e qualche tuo collega con cui non ti senti proprio amico viene vicino a te e ti dice: ma dove sei stato? Non ti vedo da tanto. E tu puoi rispondere senza dare grandi spiegazioni, senza dire che sei stato in vacanza. Puoi semplicemente dire: sono stato fuori per un po'. In questo modo puoi comunque essere gentile e non raccontare i fatti tuoi. Sono stato fuori per un po'. Quando invece si usa fuori con il verbo lasciare, quindi lasciare fuori, in questo caso il significato diventa escludere, non considerare. E ti faccio un esempio. Fai un nuovo gruppo di WhatsApp dei tuoi vicini di casa e casualità ti dimentichi di uno di loro. E può succedere che lui venga da te e ti dica: mi hai lasciato fuori dal gruppo di WhatsApp? Come per dire: non mi hai considerato, mi hai escluso. Ed ancora, possiamo trovare fuori con il verbo saltare fuori o venire fuori, in un senso reale e in un senso immaginario. Ad esempio, posso dire: la rana salta fuori dallo stagno. Invece, nel senso figurato, se parlo di qualcosa inaspettato, diciamo un po' sbalorditivo, sorprendente, puoi sentir dire: vedi lo chef? I baffi dello chef non sono veri. E quindi tu puoi rispondere: veramente? Da dove salta fuori questa notizia? Non ci avevo mai fatto caso. Ed ora, tutti i miei esempi, se volete esercitarvi, leggerli ad alta voce, li troverete trascritti nella descrizione del video. E se siete arrivati fin qui, grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching e bye!